Italy. Italy? Yes, Wow. yes, yes, yes. Oggi in questo nuovo video andiamo a scoprire la cucina coreana. Come sapete, dopo 600 giorni non ci siamo mai tirati indietro a provare i piatti della cucina locale. Faremo lo stesso qui in Corea. Veniamo da Taiwan, dove siamo riempiti di carne di maiale in tutte le sue forme, ravioli, noodles, eccetera eccetera. Se volete trovate il video qui da qualche parte. Adesso siamo a Busan e questo è il posto migliore per cominciare questo video. Il mercato del pesce di Busan. Hello! In questo video sulla nostra esperienza culinaria coreana ci concentreremo su 3 piatti fondamentali: i tteokbokki, il gimbap e il bibimbap. Però tutti i giorni mangiamo di tutto, quindi se volete seguiteci nelle storie di Instagram per vedere che cosa. E tutti i giorni mettiamo qualcosa di nuovo e mangiamo. Buono. Qui ai mercati in Corea si possono prendere un sacco di assaggi gratuiti. Ci hanno appena dato questo tè freddo gratuitamente e Questo pesce essiccato dolce. oh, com'è? Buono, no? È dolce, sa di pesce. L'ho già mangiato, È terribile. essiccato, è terribile. Ecco voi una specialità coreana, lo spoon worm, il verme cucchiaio. Noi ovviamente l'abbiamo ribattezzato pesce pene. E io l'ho anche provato, guardate la storia di Instagram che avevamo fatto. Sto provando probabilmente il pesce pene, ma non lo so, Io vado. Vai. La signora ha offerto gentilmente. Cosa sa? Una roba salata, un po' piccante, molto salata, pesciosa. Sembra direttamente dal mare, preso dal mare. Bene, mangiare mare. Ed eccoci davanti a un tipico ristorante coreano, sono tutti più o meno così, con queste scritte e queste immagini colorate e pochissime parole in inglese. Adesso entriamo e andiamo a vedere cosa offre il menù, ma la nostra idea è quella di provare i 2 piatti tradizionali, che sono il gimbap, che è quella specie di rotolo sushi, Questo qua. e il bibimbap. Ecco qua il menù, ovviamente tutto in coreano, non si capisce nulla. Per fortuna c'è anche il menù in inglese, guardate un po'. Ecco qua, noi prenderemo il gimbap, il famoso rotolo, e il bibimbap, che è questa insalata con riso e altro. Ad ogni tavolo ci sono uova, varie salse, di cui una piccante, questo che sembra essere pepe, aceto, salsa wasabi super piccante, ci sono le bacchette, una forchetta, dei cucchiai e poi c'è un secchio di kimchi. Ora vi spieghiamo che cosa è. Il kimchi è praticamente l'alimento principe della cucina coreana perché si trova dappertutto. Si tratta di cavolo fermentato con aglio, zenzero e altre spezie, tra cui peperoncino ed è anche piccante. Si calcola che in media ogni coreano mangi circa 18 kg di kimchi all'anno. 18 kg! Esatto. E ha delle proprietà benefiche, contiene vitamina A, B1, B2, ma soprattutto i lactobacilli, quindi quelli dello yogurt, che aiutano la digestione e l'intestino. Eccolo qua, lo assaggio per voi, anche se so già che a me sto kimchi proprio non piace, fa veramente bene! Il kimchi per tutti! Vabbè, a parte gli scherzi, è un sapore molto forte, c'è molto aglio. È molto piccante ed è molto acido, quindi insomma a me proprio non piace, ad Angela piace di più. Sono arrivati i nostri piatti, eccolo qua il bibimbap, adesso lo facciamo vedere, quello è il gimbap che è appena arrivato, ovviamente kimchi, zuppa, sempre gratis, sempre incluse in qualsiasi ristorante coreano che si rispetti. Il bibimbap è questo piatto a base di alghe essiccate, poi c'è un uovo fritto, sotto c'è del riso, ecco qua, e c'è questa salsa piccante con delle verdure varie, tra cui semi di soia, zucchine. Allora si deve mischiare tutto. Mischio Proviamo. tutto? Vai. Vado! Ciotolona, vai di alghe, vai. Oddio, è un mappassone direbbe qualcuno. Un profumo di alga.
Questo è un piatto tipico di Jeonju, che è una piccola città a 2-3 ore da Seul. Insomma, via, è il momento di assaggiare. Ci sono anche i funghi. Veramente buono. C'è la croccantezza dei semi di soia, lo speziato della salsa rossa che è abbastanza forte ma non fortissimo, quindi ci sta. L'uovo, vabbè, fa la sua parte, la farà. Ci sono i funghi, sono buoni. È un bel mix, tante verdure, riso, funghi, è veramente buono, un pasto veramente completo e bello pesante. Il costo di questo piatto è di 4.000 won, che sono circa 3,30 euro. Non è economico, ma considerato quello che ti danno insieme al piatto, ci sta. Assaggiamo anche la zuppetta. Buona, dai. Questo è il gimbap, che è una specie di sushi roll simile a quello giapponese, con la differenza che non c'è pesce crudo dentro. Gim significa alga e bap significa riso in coreano, quindi è alga con il riso. Vediamo com'è? Allora, qui ci sono anche i semini di soia sopra, vediamo com'è. Yeah. Ecco qua. Facci vedere come dentro, Allora, il ripieno è di surimi, uovo e daikon, che è questo qui giallo, è il radicchio, no, il ravanello gigante, il ravanello giapponese. È un pochino dolce e sottaceto. Assaggia. Assaggio. Buono. È uno dei miei preferiti perché come mangiare, non so, un'insalata di riso, perché c'è un po' di dolce, un po' di uovo, la verdura, le carote, il riso. Buono. Questa è la versione quella più tradizionale del gimbap, poi ci sono altre versioni con il tonno, c'è quella che ha anche il prosciutto, dipende un po', diciamo questa è quella classica, la base. Il costo per questo rotolo è di 2.000 won, che sono circa 1,50 euro. E mo me lo mangio pure io. Mangia il tuo kimchi preferito. Mamma mia, che cosa brutta. È buono, fa anche bene alla salute, cosa vuoi di più? Oddio. Questo è il daikon, chiamato anche ravanello giapponese o ravanello d'inverno. In giapponese daikon significa appunto radice gigante e si vede dalla forma, cioè guarda quanto è grande. Madonna, che roba è? 10 tantissimo. kg. E qui la mangiano sott'aceto accompagnata ai vari piatti. Quando la fanno sott'aceto diventa giallo fosforescente. Un altro piatto tradizionale della cucina coreana sono i noodles. In questa versione i noodles freddi fatti con il ghiaccio, ti mettono proprio i cubetti di ghiaccio nel piatto e poi ci sono, vabbè, qui l'uovo, la solita salsa piccante, varie verdure. Noi li abbiamo assaggiati ma non è che ci facciano impazzire questa zuppetta fredda. Vi facciamo un attimo pausa caffè, ecco qua dalla signora. Signora. Italy. Italy. Yes, Wow. yes. Questo invece è un tipico mercato coreano al coperto, ce ne sono tantissimi, noi li abbiamo visti a Seul e un sacco di altre città qui in Corea. Qui siamo sempre a Busan, però sono tutti più o meno uguali. Eccolo qua, il kimchi che fa impazzire i coreani. Varie versioni, robe verdi. Sono delle sorte di porridge, questo con la zucca, questo non ho idea, e questo con i fagioli rossi. Eccoli qua, i tteokbokki super spicy. Le fish cakes. Questi sono dolci di riso al vapore e quello è il vapore. Questa è un'altra specialità della cucina coreana, la salsiccia di sangue. La signora la sta tagliando, eccola lì. Anche qui, come in tanti paesi dell'Asia, i fagioli rossi sono considerati un dolce e qui li fanno sia col ghiaccio che in una sorta di zuppetta dolce. Ecco qua il dolce tradizionale coreano, ghiaccio tritato e fagioli rossi.
하지 않고 계속 찾아오길 잘했지? 네, 감사합니다. 그러니까. E qui ci mette anche del latte. 맛있게 드세요. 비비지 말고. Sono rossissimi, sembrano super piccanti, una roba incredibile. Ok. Thank you. Questo è un negozio tradizionale qua a Busan, uno dei pochi perché tutto il resto è molto turistico. Ed eccoli qua, questi qua sono i tteokbokki, non lo so, si scrive con tante T e con tante B e con tante K. Questi sono delle sorta di gnocchi di riso, vedete sono abbastanza grandi e sono ricoperti da questa salsa rossa che dovrebbe essere piccantissima. Oltre alla salsa rossa ci sono queste fish cakes, torte di pesce, che abbiamo già assaggiato qua in Corea e sono abbastanza mollicce e acquose. Però andiamo all'assaggio? Vai. Cosa ne dite? Torta di riso, tteokbokki. Com'è? Sembrava super piccante, ma non è super piccante. È abbastanza dolce. È abbastanza buono, devo dire, questi qua. Questi qua sono veramente buoni. Ne abbiamo assaggiati altri molto più piccanti. Questi invece non sono per niente male. E il sapore è quello di peperoni rossi. Ma adesso assaggia la torta di pesce. Eccola qua, viene servita con i tteokbokki. A volte con i tteokbokki viene anche dato dell'uovo bollito. Assaggiamo. Com'è? Allora, non sa di molto perché si sente la salsa, che in questo caso però è buonissima. E niente, è molto sottile. Non ha un gusto di pesce molto forte. E qui piace molto però la fish cake, la mettono un po' dappertutto, anche nelle zuppe, in altri piatti. Eccole qua le fish cake senza la salsa rossa. I tteokbokki li abbiamo mangiati praticamente ovunque in Corea. Il prezzo normale è di circa 3.000 won, che sono circa 2 euro. Questi però dalla signora costano 2.000, quindi 1,50 euro. Buono. Sembra un tteokbokki arrabbiato. Sono le fish cake con questi assaggi gratuiti. Ce n'è per tutti i gusti, granchi, non granchi. Assaggiamo. Oh, acquosa, bizzarra, prova tu, Questa col polipo. polpo. Com'è? Bella gommosa, diciamo. E allora la assaggio pure io. Yeah. Come avrete capito, la cucina coreana prende moltissimo da quella giapponese. Ci sono alcuni piatti come la tempura, cioè il fritto di verdure piuttosto che pesce, gamberi eccetera, che sono simili a quelli della cucina giapponese. E poi tonkatsu, la famosa cotoletta di maiale con una salsa sopra. Adesso vi facciamo vedere la foto. Parliamo dei prezzi del cibo nei ristoranti. Qui in Corea sono sicuramente i più alti da quando siamo partiti. Perché se per esempio una zuppa normale con noodles e qualche verdura in qualsiasi altro paese dell'Asia dove siamo stati costava circa 1 euro, qui il prezzo più basso che si può trovare è di circa 3 euro. Quindi i prezzi sono generalmente 3 volte più alti rispetto alla media degli altri paesi dell'Asia che abbiamo visitato. I prezzi sono più o meno gli stessi in tutto il paese. Si parte da 1,50 euro circa, che è quella cosa costa di meno, ed è il gimbap, che è buonissimo, è diventato il nostro piatto preferito. E poi si sale fino ad arrivare ai barbecue, che possono costare anche 20 euro a persona. Vabbè, diciamo che comunque la cucina coreana non rimarrà nei nostri cuori per sempre. Ma come? Non ti mancheranno il kimchi, il daikon fosforescente, tutte quelle belle alghe croccanti. Boh, per oggi abbiamo mangiato abbastanza, è ora di chiudere il video. Non perdetevi le nostre prossime avventure culinarie in giro per il mondo. Iscrivetevi al canale. Ciao!